Buonasera amiche, buonasera amiche creative, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per questo piccolo video unboxing. Questa volta, questo pomeriggio, vi mostro i materiali che ho preso dalla L-Beads per questa collaborazione. Ho scelto un po' di materiali diversi, lo sapete, ultimamente mi piace, insomma, sto prendendo materiali diversi per creare cose diverse e spaziare un po' con la creatività, perché anche io ho bisogno, insomma, di divagare e di creare cose nuove per avere nuovi stimoli. Allora, la Elbitz mi ha fornito, per chi non la conoscesse, questa azienda, è un e-commerce cinese che, ha tantissimi materiali creativi, vedrete, sia per il ricamo, lo scrapbooking, le perline, e tante altre cose. Quindi trovate pietre, filati, insomma trovate filati sempre ovviamente relativi al ricamo, trovate kit, è veramente un sito interessante e quindi se vi va, insomma, andate a dare una sbirciatina. Come sempre loro mi hanno fornito un codice sconto, io adesso ve lo mostro qui, poi ve lo scriverò anche per bene in sovraimpressione e poi vi metterò tutti quanti i dati ed i link utili giù nell'info box. Vedete? 2L B15 11 830 è un codice sconto del 3% senza minimo di acquisto. Andiamo a vedere cosa ho preso. Ho preso veramente cose un po' particolari, però insomma spero di riuscire a creare qualcosa con voi e di potervelo mostrare. Allora, come sapete, eh, ultimamente mi stavo un po', come dire, divertendo a prendere delle fustelle e le ho prese anche in questo caso. Ovviamente non c'è ancora la Big Shot, probabilmente sarà un regalo di Natale, però insomma ho preso delle fustelle e vado subito a mostrarvele. Allora, questa è la prima e vedete è praticamente un disegno di piante e quindi per fare delle cartoline o semplicemente degli inviti. Poi dopo ho preso anche questo è il codice prodotto. Io sinceramente non sapevo che loro avessero fustelle, per puro caso le ho trovate e quindi mi sono fiondata. Questa è la seconda, vedete, sono quelle classiche fustelle proprio per fare biglietti di invito inaugurali, vedete, fiori e farfalle e su questi veramente i prezzi sono concorrenziali. Vediamo se riesco, può dare un po' di fastidio il riflesso della lampada, ma l'ho dovuta per forza maggiore accendere perché oggi è proprio cupo. Ecco, ora ve la mostro, vedete, farfalle e fiori e questa secondo me è veramente deliziosa. Dopodiché, sempre con stile floreale, ho preso questa, molto bella. Vediamo se la tolgo dalla busta, ve la mostro meglio. Quindi diciamo che questo è un video per materiali da scrapbooking. Questo è il codice prodotto e questa è la fustella che secondo me è veramente deliziosa, ma anche per fare dei quadretti con gli acquerelli semplicemente da donare. E poi sono molto spesse, quindi secondo me qualitativamente, ovviamente non l'ho provate, ma secondo me qualitativamente sono ottime. Altra cosa che ho preso, ovviamente non poteva mancare qualcosa di natalizio. Questo è l'altro codice, ok? E questo, guardate, cioè se dovete fare delle cartoline oppure semplicemente dei chiudipacco per Natale, questa è bellissima, ragazze, cioè è incantevole, veramente bella bella bella. Quindi mi sa che al più presto dovrò andare a recuperare la Big Shot e cominciare a provare. Chissà che questa settimana non riceva qualche regalo. Ogni tanto la butto lì con la speranza che qualcuno in famiglia mi ascolti e provveda a regalarmene in tempi brevi. Scherzi a parte, poi ho preso sempre diciamo inerenti allo scrapbooking, questo è il codice prodotto, ho preso questi foglietti che sono proprio per chi fa art journal, vedete, sono tutte carte
particolari, queste sono molto belle, non so voi i colori che vedete, ma sono veramente belle, 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 anche per fare l'art journal. Guardate, sono tutte cartoline, io le trovo veramente romantiche e sono carinissime, ovviamente per fare i vostri diari e le vostre cose creative, o semplicemente se vi piacciono i bigliettini personalizzati, questi insomma sono veramente deliziosi da mettere come contorno per le vostre creazioni scrapbooking. Dopodiché passiamo a qualcosa invece diciamo relativa ai bijou, ma neanche, cioè sì, relativa ai bijou, non scrapbooking, che sono questi due elementi. Questi in realtà sono gli unici due prodotti che ho preso relativi alla creazione di bijou e questi mi hanno veramente soddisfatto tantissimo perché sono veramente bellissimi. Guardate le screziature di queste pietre. Sono veramente bellissimi, bellissimi. E questi qui, tutti mega imballati, che vedete qui, sono due donuts, come li vogliamo chiamare, ciambelle, in, guardate, questi sono stupendi, stupendi, stupendi. Ovviamente sono delle paste, però guardate, cioè, questi i ciondoli sono veramente spettacolari. Guardate che belli. Cioè, io li trovo, è vero che io amo il verde, ma al di là del verde, trovo che siano veramente bellissimi. Voi li vedete ovviamente di un colore diverso. Provo a cambiare la luce della lampada, vediamo come riesco a farveli vedere. Vediamo un po'. Forse questo, colore caldo, forse più reale. Ecco, forse così è il colore più veritiero, diciamo. Ecco qui, sono favolosi e sono belli grandini e spero di farci insomma dei bei ciondoli. A questo punto vi faccio vedere anche quest'altri con la luce, con la loro luce. Non ve ne andate, aspettate che vi faccio vedere altre cose sfiziose. Eccoli qui, carinissimi, carinissimi. Questi ovviamente degli occhiali. Passiamo, degli occhiali, degli orecchini, non lo so come mi è venuto in mente, va bene. Questo è il codice prodotto, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, la confezione è proprio da 2. Dopodiché, scusate la mia voce nasale, ho preso, sempre per lo scrapbooking, questi timbri, scusatemi, ecco qui, e ops. Poi ho preso anche degli stencil, sono tutte scritte, Ghirigori, Floral, Constantin, sono tutti timbri, secondo me anche con le paste polimeriche per creare delle texture, sono molto belli. Io li ho presi per questa è la motivazione, le ho pensate per ovviamente le paste polimeriche. Poi ho preso degli stencil natalizi, e natalizi, non so se si riescono a vedere, penso di sì. Questo è il codice prodotto e questi sono carinissimi. Ovviamente questo è molto grande, però per fare per esempio delle cartoline, dei biglietti inaugurali, semplicemente si può anche fare solo una parte di questo, individuare insomma, una di queste decorazioni e realizzare poi la cartolina. Questi poi li useremo, proviamo insieme. E questo è l'altro stencil, carino secondo me anche sui vetri, mm, insomma, delle vostre stanze, sui vetri potete decorarli. Guardate che carini. Ho scritto ovviamente Merry Christmas e questo è l'altro codice prodotto. Dopodiché, ultimo prodotto che ho preso, penso, sì, sono questi. Questo è il codice e sono anche questo molto particolare.
sono questi telai, sono piccolini, sono telai da ricamo e questi ovviamente sono i classici telai che poi non si smontano ma si appendono direttamente. Quindi insomma vengono lavorati. Vediamo se riesco io a... Aspettate, ok, se ci riesco vi mostro, vedete? Quindi si tolgono, si inseriscono, si inserisce insomma il lavoro e si appendono direttamente. Non hanno insomma bisogno di ulteriore supporto, quindi in realtà è come se fosse un telaio, tra virgolette, cornice. La parte esterna sembra di legno, ma in realtà è un materiale, vedete, un po' flessibile, quindi riuscite a sganciare. Ok, ve lo mostro, giusto per... ecco qua, lo sganciate, vedete che questo è flessibile, inserite ovviamente la stoffa che volete ricamare e poi lo reinserite, ricamate ed il vostro quadretto è fatto. Oppure ricamate a parte e poi utilizzate questo come cornice, insomma, poi starà a voi decidere. Questo lo trovo molto carino se vuole fare un piccolo ricamo anche natalizio da mettere come fuori porta. Ovviamente io ho pensato a questo, non so se ci riesco, oppure anche da appendere all'albero, se avete dei grossi alberi di Natale, farne 2 o 3 sono veramente molto carini. E niente ragazze, con questo vi saluto. Scusate per la mia voce un po' così nasale, vi ricordo ovviamente l'Elbitz, vi ricordo il codice sconto riservato a tutte quante voi che siete iscritte al mio canale e ne approfitto, visto che oggi è l'Immacolata, per augurarvi una buona festa dell'Immacolata a tutti quanti, tanta pace e serenità, oltre che ovviamente sempre buona creatività a tutte. Cosa dirvi? Ci vediamo prossimamente per qualche altro video, vi ricordo gli ultimi tutorial per linosi che ho caricato, insomma di ciondolo ed orecchini, sperando insomma che non ve li siate persi. Tutte le info, se non le metto nell'immediato in cui vedete questo video, li metterò sicuramente pian pianino, li inserirò tutti quanti giù nell'info box. Vado un po' a rilento perché ho un pochino di influenza, quindi tutto qui, però sappiate che ci sono e ogni tanto quando posso vi faccio compagnia. Con questo vi saluto, vi abbraccio e come sempre ragazze, buona creatività a tutte. Ciao!